64 cavalli per 105 kg a secco. Questo mezzo spaventoso. Lascio a voi il potere creativo. Iscrivetevi al canale, Shanzi! Pensavo di averle viste tutte da Ginny from the Lakes, ma questa volta si è davvero superata regalandomi la moto dei miei sogni per eccellenza. Ora vorrei farvela vedere così com'è di fianco a me, ma voglio farvi invece rivivere quello che ho vissuto io 2 giorni fa, la sera del mio compleanno, dove me l'ha fatta trovare sotto un telo, prendendomi in giro per tutto il pomeriggio su una marea di vicissitudini inesistenti, per poi farmi trovare questo mezzo spaventoso qui in sala di posa in B+ Performance. Guardiamoci le immagini e poi ci fermiamo qua perché vi voglio parlare di lei e di cosa ho in mente per lei, cosa si cela dietro questo cranio. Andiamo a vedere questo servizio di Freddy Perlam dell'altro ieri. Stavo pensando a qualcosa che potrebbe piacermi, che potrebbe farlo contento. Freddy, cosa facciamo con tutte queste moto lì in salotto che non fanno niente? L'ha venduta già ormai, direi quasi 2 anni fa, guardavamo queste moto e sognavamo di averne una. Sono stati momenti indimenticabili insieme, emozionanti. Quindi ho pensato che sarebbe stato bello coronare il suo sogno di un ciclo. Voglio veramente ringraziare Fede dell'impegno, della serietà, dell'amore con cui porta avanti tutti i giorni quello che fa. Sposa un momento. Tornici in bocca, negli occhi. Come si fa? Anche se ogni tanto non è proprio simpatico, Ogni tanto quando sei nervoso, Freddy, tra le varie opzioni che mi erano venute in mente per il regalo di quest'anno ci sarebbe stata anche... no, c'è una sorpresa per lui, però questa volta ha prevalso un po' il lato forse sentimentale. Appena ci siamo conosciuti abbiamo iniziato ad andare in moto insieme, mi ha insegnato da zero ad andare in moto. Usa il gas, vai, usa il gas. Dov'è che va? Ah, adesso potresti alzarla, adesso la alzi facilmente, adesso riesci a alzarla. Vai, alzala. Che cazzo fai? Prendi il sole? Vieni su, sei incastrata. Devi uscire da sola, non posso aiutarti. I cannot help you. Come on, dai! Brava! Creato un mostro. Beh, cazzo, hai fatto un gran passaggio. Quello. È da sempre, da quando ci siamo conosciuti, ormai quasi 5 anni fa, che mi parla un po' come il suo sogno, la moto da enduro che avrebbe sempre voluto. Sono molto rare, ci sono qua io. Quindi è iniziata un'odissea di siti, cose, contatti, amici di amici che avevano sentito dire, e alla fine però ne ho trovato uno, solo uno, davvero, non l'avrei mai creduto, ma sotto i 200.000 chilometri e tagliando i certificati. Si trova nelle Marche. Non si è offerto, l'ho praticamente obbligato, Shooter o Valerio Rollo, come meglio preferite, a prendere la moto. Speriamo che sia tutto a posto e soprattutto che riesca a portare a termine la missione. Furgone ritirato, è l'una, è tempo di pranzo, stiamo uscendo dall'autostrada, next stop, la moto.
La porterà direttamente da Roby in officina, un altro grande complice di questa sorpresa che è Roby PMG, che ormai ci aiuta veramente a 360 gradi su tutto, e la controllerà, vedrà se ci sono cose evidenti da sistemare, da dare un'occhiata. Quest'anno forse come non mai è stato un anno per noi, abbiamo veramente cambiato tante cose nella nostra vita, abbiamo preso B-Fuel, abbiamo iniziato un sacco di nuove avventure, sarebbe bello quindi che almeno per un giorno, amore, tu ti possa rilassarti. Rilassarsi, cosa stiamo dicendo? È arrivato il momento. Auguri Pia! Tutti verde! Ce la faccio! Grazie. Ora avete capito perché io ero così emozionato prima di lanciare il servizio. Questo ve ne parlerò più avanti, non è ancora il momento. Questa moto è davvero la moto dei miei sogni, forse perché è un 502 tempi, l'unico motore così cattivo ed ignorante montato su una moto da cross, 64 cavalli per 105 kg a secco, la moto che ha fatto parlare di sé in tutto il mondo e ancora oggi è la moto più temuta per qualsiasi endurista e crossista. Questa versione, che io non so realmente dove Ginny l'abbia trovata, è targata, quindi è un CRE davvero raro, e grazie a Roby di PMG sono riusciti a sistemarlo in meno di mezza giornata, perché ovviamente la moto, grazie a Shooter che è andato giù nelle Marche a recuperarlo, l'ha preso, l'ha caricato sul furgone, l'ha portato qui a Milano, non era al massimo del suo splendore. Salve. E la Madonna! Fede, se non la vuoi, io mi presto per il mio compleanno, se volete riciclare il regalo, io un lungo sabato mattina. La cosa mi è sfuggita un po' di mano, mi sa che doveva essere una pulizia, in realtà l'abbiamo restaurata la moto. In realtà... Ci abbiamo dato dentro pesante. Se non gli piace, gli tiro il collo. Quindi sfidati tutti gli orologi, Roby l'ha smontata, rimontata in meno di 6 ore per farmela trovare la sera, che poi avete visto voi poco fa nel servizio, così perfetta. Ci sono ancora un po' di lavori da fare, ci sono un sacco di modifiche che si possono fare, che io voglio fare, che ho da sempre in testa di fare il giorno che avrei avuto un CR500 sotto i miei piedini, poiché c'è una leggenda che viene narrata nel mondo del CR500 che questa moto ha un potenziale di 75 cavalli se preparato come si deve. Ma lasciando perdere la meccanica, che quella ci penseremo noi a farla, e con la meccanica e la potenza si può soltanto aspirare ad avere il massimo di tutto, lascio a voi il potere creativo di consigliarmi e di fare questa moto totalmente custom come colorazioni e come
livree, perché sul sito bfuel.it vi ho lasciato il link in descrizione, il template da poter scaricare di questa moto e poterci inviare a noi la moto come voi la fareste, con i colori, con le livree, come tutto quanto. Chi vince, chi avrà la miglior livrea, oltre a vederla realizzata su questa moto, parteciperà qui dentro in bfuel insieme a me, a Ginny from the Lakes, a tutto il team, il giorno della presentazione della moto, dove la filmeremo una volta finita di là in sala di posa. Quindi lascio davvero le chiavi in mano a voi, Sonzoni, per la realizzazione di questa moto, perché sono sicuro che qualcuno dietro questo schermo è davvero bravo a fare questo tipo di lavori. Per ora, visto che con questa moto non si può evitare di ricominciare a fare enduro, e questa volta la playlist si chiamerà Enduro with the 500, dovremo fare qualche lavoro necessario che Roby mi ha lasciato da fare apposta, perché sennò mi avrebbe annoiato, la moto già perfettamente finita. Dopodiché, dopo qualche tempo, ci organizzeremo. In realtà ho già ordinato un sacco di pezzi, perché qui ci vuole un'espansione esagerata, ci vuole un terminale esagerato, ci vogliono magari le manopole di un altro colore, il manubrio non è blu, ci sono un paio di cose da fare, però niente di super impegnativo. Mi raccomando, partecipate al contest, perché davvero mi servite, ho bisogno di voi, della vostra creatività. E noi ci vediamo nel prossimo video, chi lo sa se a bordo di questa o a bordo di qualche altro veicolo. Sonzi! Ciao Sonzi! L'ho incastrato, finito.